Le 5 cose più pericolose che puoi fare al mondo. Quinto posto, fare incazzare Israele. Quarto posto, fare incazzare Putin. Terzo posto, fare incazzare gli Stati Uniti. Secondo posto, fare incazzare Carmelo Espeleta per la storia di un pilota. Primo posto, fare incazzare Carmelo Espeleta, sempre lui, per la storia di 2 piloti mentre sta vendendo la MotoGP. E visto che io non parlo di politica internazionale, immaginate un po' di che cosa parla questo video. Cioè parla di Martin, di Acosta, di chi ha ragione, chi ha torto e come finirà. Volete vedere? Dai! Ciao da Mr. Helmet, alla fine vedrete che si aggiusterà tutto, anzi si sta già sistemando tutto, però questa cosa è sintomatica e non fa bene a uno sport che è il più spettacolare del mondo, è vero, ma che è anche molto pericoloso, è vero, non è equo nelle retribuzioni e soprattutto sta attraversando un momento di passaggio che promette bene, ma è anche molto delicato, insomma, visto il momento, ok? E c'è qualcuno che è riuscito a fare non una, ma 2 delle cose più pericolose al mondo e più rischiose per lui e per il sistema, e sono quelle elencate nell'introduzione. Allora andiamo per ordine. La MotoGP, anche se adesso può sembrare un po' noiosa, dice qualcuno, perché vince sempre Marc Marquez, resta comunque uno degli sport più emozionanti e più spettacolari del mondo. Ha un vantaggio rispetto alle auto, mi spiace dirlo, no? Per lo spettacolo ha un vantaggio, perché si può cadere. E questo ripeto che è brutto da dire, però fa parte dello spettacolo in termini di immagini, di drama, eccetera, che è proprio la direzione in cui sta andando. Non tutti i paesi sono uguali. Voi pensate che negli Stati Uniti, per esempio, gli incidenti vengono molto più spettacolarizzati rispetto a quanto succede da noi. Gli Stati Uniti sono proprio la direzione verso cui sta andando la MotoGP. Ok, si sta espandendo di là, oltre che nei paesi asiatici. La MotoGP ha un altro vantaggio, che le moto gli uomini le guidano, non le dominano, non sempre perlomeno, anzi spesso sono in balia del mezzo e questo aumenta la spettacolarità anche perché i piloti sono sopra la moto, non dentro la moto. Sembrano banalità queste, ma vedrete che queste cose un peso sulla vicenda di cui parliamo noi ce l'hanno. La MotoGP però ha un problema finanziario perché pur meritando tutti i soldi che si meritano le auto, il motociclismo ne ha solo una piccola parte a disposizione. C'è un problema di uguaglianza perché c'è una grande differenza a livello di retribuzione fra i vari piloti e anche il personale coinvolto nel sistema, gli operatori che la mandano avanti nei vari team, vivono spesso nella disuguaglianza e nell'insicurezza, a volte anche senza tutele. E io ho un pensiero per queste persone che mettono in piedi il meccanismo, ce l'ho sempre. Ok. Dorna ha fatto moltissimo negli ultimi anni, io non lo posso negare, è chiaro, però ancora questo problema c'è e voi capirete l'impatto che ha su questa cosa quello che sta succedendo. Degli altri sport però la MotoGP nel bene o nel male ha preso anche dei difetti. Per esempio, sempre più prematuro come nel calcio, tante cose che non c'entrano niente con la pista ma servono ad ampliare il pubblico, tanto dramma, tante vicende extra, tante vicende social e poi soprattutto i manager, sempre più protagonisti come nel calcio, come in altri sport. E come nel calcio, gli allenatori, queste robe qua, no? E come nel calcio, per carità è anche giusto, io non lo discuto, si cerca di massimizzare i profitti. E come si fa con i trasferimenti? È questo. Una volta per un pilota accasarsi in una squadra, una casa, un team, quando poteva, quando riusciva, era un punto di riferimento, un punto d'arrivo, un porto sicuro, un qualcosa da mostrare, a cui legarsi. Si cercava la stabilità. I manager a malapena li vedevi. Adesso invece tutti, inclusi i manager che vanno a percentuale sugli ingaggi, quindi sui contratti, sui bonus e tutto, cercano di guadagnare di più, quasi tutti. E fanno casino, naturalmente. Fanno casino perché quando i soldi non ci sono, tu crei dei casini. E sono in TV più dei piloti certi manager con questo mercato di cui si parla dal primo weekend di gara. È colpa anche di noi media, però la verità è che ci sono manager di piloti che sono costantemente in trasmissioni televisive a fare il nulla, a raccontare il nulla se non notizie distorte, a
che fanno bene ai loro piloti pensano loro, che spostano situazioni pensano loro e invece rompono soltanto le scatole. Allora, le storie di Martin e Acosta sono molto diverse fra loro, però hanno un elemento in comune, un manager protagonista che si chiama Albert Valera. Non parlo della carriera di questo signore che è stato anche bravissimo a far ottenere grandi ingaggi a piloti che forse non erano di prima fascia, va bene, non è questo il problema, parlerò di altro, però questo signore fa il manager di Martini Acosta e anche di altri. Le storie di Martina Acosta sono diverse, ma dipendono da questo, in qualche maniera, da questo signore. È un manager che sta creando una specie di effetto calcio con protagonismo, con furbizie di clausole rubate, spostamenti di piloti come se fossero calciatori, ingaggi a rialzo, clausole sfruttate, svincoli e menate varie, dimenticando però che nelle moto gli atleti di un team sono due. Cioè la squadra è fatta da tantissime persone, ma in campo scendono in due. E quindi se giochi per giocare al rialzo, fai capricci come nel calcio, fai dei grandi danni, ok? Anche se la squadra è grande, tutte le squadre, dalla più grande alla più piccola, hanno comunque due piloti, forse tre, ma non cambia. Non è che una squadra ricchissima di un Team Factory ha 1000 piloti, non è così. Quindi fai grandi danni. Allora parliamo di Acosta e Martin finalmente, perché uno ha ragione, secondo me, e uno ha torto, però entrambi stanno danneggiando loro stessi e l'ambiente, creando pericolosi precedenti. Fra l'altro uno sta subendo la hubris, la tracotanza di quell'altro. Allora, un conto è Acosta che ha un talento ingabbiato in un team, in una factory con una situazione molto incasinata, pericolosa, eccetera. E non è colpa sua, perché lui in quel team ci si è trovato con un decorso naturale della Moto2 ed è stato anche molto paziente fino adesso. Non avete mai sentito lamentarsi più di tanto. Un conto è Martin, che invece è passato da avere teoricamente ragione, cioè il fatto che si può svincolare de facto se c'è nel contratto, ad avere anche super torto per come ha gestito la cosa lui insieme a chi lo consiglia. Perché nel suo caso è evidente che Aprilia non gli è mai interessata, non gli è mai interessata veramente, che era solo un passaggio intermedio. Parliamo di Martini e Aprilia, hanno firmato in fretta sull'onda emozionale e eh, e il contratto non è di quelli che si ricordano, cioè poi ognuno dice quello che vuole, ma se sono arrivati a questo punto che possono discutere, che c'è margine, è evidente che c'è parecchia elasticità e parecchia interpretabilità in quello che è scritto per entrambi i contraenti, quindi significa che il contratto non è perfetto, non me ne voglia Aprilia, non me ne voglia qualcun altro. Martin, che già in Aprilia quasi non ci voleva andare perché questo ha dimostrato, si è fatto male e ha iniziato a pensare ai soldi mentre era a casa con la gamba in mano, mentre si curava con le costole e quello che aveva, e la possibilità di andare in onda ha iniziato a pensare, e quindi per via della famosa clausola, ma se non fosse, la clausola dice questo, se non fosse stato nei primi 5 entro le prime 6 gare o giù di lì si sarebbe potuto liberare, però qualcuno deve aver messo a Martini in testa no? La famosa pulce nell'orecchio, no? Altrimenti qualcuno deve aver detto, ma adesso lo sai che quasi quasi ti puoi liberare, puoi andare in onda, lì ti danno 7 milioni, quindi prendi 2, quindi 7 milioni, il 10% di 7 milioni sono 700 mila anziché 300 mila, poi c'è il cambiamento, i bonus, le cose, poi gli sponsor, vedrai che con onda... Qualcuno deve aver pur messo la pulce nell'orecchio a Martin. Non penso che Martin sia il genio dei contratti che viaggia col contratto sotto l'ascella e tutti i giorni se lo rilegge. Forse non l'ha letto neanche una volta. Forse si è fatto dire quanto guadagnava, dove andava e tutto il resto. Ok. La storia dell'anno, dei 2 anni, che lui voleva un anno, mentre Aprile non c'entra niente, perché se tu firmi un contratto, lo firmi perché ti sta bene. Insomma, Aprilia la pensa diversamente e da qui il contenzioso. Secondo me quello che non va bene, attenzione, è che Martin, che teoricamente potrebbe anche aver ragione per quello che è scritto nel contratto, è riuscito per ingordigia, ingratitudine, ambiguità nelle dichiarazioni a passare dalla parte del torto. Da quello che ho letto e dall'analisi che ho fatto, perché io faccio sempre un'analisi del sentiment generale quando produco i contenuti, il sentiment generale è quello che lui abbia torto, cioè la gente dice che deve rimanere a piedi, che ha torto, che ha rotto, questo dice la gente, e chiede ad Aprilia di tenerlo fermo per un po' addirittura, che è esattamente quello che Aprilia ha fatto intendere di voler fare
e di poter fare, anzi prima di poter fare e alla fine forse anche un po' di volerlo fare. E il problema, allora il problema in questa che in questa contesa è stata innescata l'unica persona da non coinvolgere ed è stata fatta incazzare l'unica persona da non fare incazzare in MotoGP, mai. E si tratta di Carmelo Espeleta. Oh, Carmelo Espeleta, signori, sarà padre padrone, avrà un atteggiamento dittatoriale, tutto quello che volete. Però è anche l'unico che ha tenuto in piedi la MotoGP negli anni difficili, l'ha fatta crescere, l'ha sviluppata, l'ha cambiata, l'ha resa competitiva nello scenario sportivo, con tutti i limiti, e sta completando un'operazione importante. In un momento di passaggio dove tutto il pacchetto MotoGP ha un valore X in base agli asset che contiene, quindi le squadre, i team che partecipano, le factory, i piloti che sono gli atleti di una organizzazione che in America se li rubano fra organizzazioni. Gli atleti, guardate il wrestling che non è molto diverso, le leghe di baseball, quando sono le leghe di football, quando ci sono state delle situazioni particolari nelle automobili, in tutte. Sono successe tre cose in un momento di passaggio difficile, dicevo, che non dovevano succedere. La crisi KTM che coinvolge 4 moto, 2 team e diversi piloti e diverse centinaia di persone, e poi ci sono dei piloti che stanno facendo storie anche allo stesso modo. Martin che fa i capricci. Acosta che vuole lasciare un team in difficoltà mettendolo in ginocchio ancora di più pur avendone un po' diritto, poveretto. Bastianini che vuole fare come gli altri due che però sono ben più importanti di lui e fra l'altro Bastianini nella cazzata ci si è infilato da solo, tanto e quanto. E poi Aprilia che dice, oh ma ragazzi, cioè, ma io cosa, cioè, ma io mollo tutto, cioè, voi mi dovete tutelare. E poi KTM infine che dice, ragazzi, noi siamo in crisi, stiamo morendo, abbiamo difficoltà, adesso facciamo la nuova moto, vi do la notizia, così fra parentesi, adesso ci impegniamo, stiamo tenendo in piedi il racing e voi permettete a questo di fare sto casino in modo che anche gli altri due piloti che abbiamo noi, che è l'unico asset di valore che abbiamo, ci vogliono mollare. E noi come facciamo? Giustamente. Quindi capite che questa cazzata innescata da Martin barra Acosta, 80% Martin, 20% Acosta, grazie al signor Albert Valera, capite che questa cagata, che sembra una cazzata, mette a rischio il valore della MotoGP proprio nel momento in cui si finalizza per la MotoGP un contratto e si sbarca in nuovi continenti in modo più serio, cioè quello che sta succedendo, Liberty Media cambia la storia della MotoGP e la faccia del motorsport a due ruote come lo conosciamo. Non so se questo è chiaro, forse dovrò fare un video a parte su questo. Bene, dopo che Carmelo Ezpeleta si è arrabbiato e ha fatto dichiarazioni diciamo così abbastanza pesanti con Rivola che di Aprilia che ha iniziato a gongolare, Martin è improvvisamente guarito. Noi come il comitato di accettazione che IRTA ed Orna non accetterà l'iscrizione nel campionato di nessuno che non sia in queste condizioni. O ha un contratto e le due decidano di finirlo, o un giudice dice che il contratto è finito. Se questo non è così, questo pilota non sarà iscritto in nessuno dei team del campionato. Ok? Mi sembra un messaggio chiaro e mi sembra anche abbastanza strano che Carmelo Ezpeleta sia dovuto scendere in campo a dire chiaramente una cosa del genere, che è un messaggio a Valera, a Honda, a Martin e a tutti quelli che vogliono rompere il ciccio nella situazione. Da lì Rivola ha gongolato, ha ringraziato, ha capito che Aprilia è protetta e così procede. Cosa è successo? Che Martin è improvvisamente guarito e ha fatto 110 giri su una RSV4 a Barcellona. 110! Risolto il problema? No, troppo tardi. E Acosta aveva fatto capire che voleva andare in Ducati e mollare KTM che a sua volta si era incazzata perché rischia di perdere il suo pezzo più pregiato. Acosta che è andato al museo Ducati, ha detto che gli piace la Ducati, quanto è bella la Ducati, come gli piacciono i tortellini, come si mangia bene a Bologna, e tutta un'altra serie di dichiarazioni eleganti, devo dire, non troppo sfacciate, sia chiaro, ma comunque segnali pesanti. Acosta si è calmato,
tutto a posto, troppo tardi. Sono successe due cose che non si aggiustano, come quando rompi il vetro, va bene? Martin, attenzione, campione in carica della MotoGP, si è rovinato per sempre e nell'anno della vittoria di quello che io personalmente credo sarà il suo unico titolo in MotoGP, perché vista la situazione in pista, quando gli ricapita, guardate che casino ha fatto. Vi faccio l'elenco di tutti i casini che è riuscito a fare Martin senza neanche andare ai Gran Premi. Attenzione. 1. Non si è goduto il titolo di campione in carica, oltre a essere infortunato, ha fatto parlare di sé più per fatti esterni che per la pista. 2. Ha fatto solo mezza gara e si è anche reinfortunato. 3. Ha dimostrato di essere inaffidabile verso la squadra che lo ha ingaggiato e non è nemmeno la prima volta, aveva già fatto così, anche con KTM. 4. Senza fare nemmeno una gara, ha fatto incazzare una factory come Aprilia, che fa sacrifici per stare nel motomondiale, e aveva fatto un grosso sacrificio puntando tutto su di lui, spendendo come mai aveva speso per un pilota. Poi ancora, non mi ricordo a che punto sono, 2, 4, 5. Ha fatto incazzare Carmelo Espeleta, che ha già i suoi problemi e non si deve mettere a gestire i capricci di un pilota e di un suo manager. 6. Ha dimostrato a chi vuol comprare la MotoGP che non è un ambiente tranquillo e dove i piloti possono tenere in scacco le factory e deve sempre intervenire papà a riportare tutti alla ragione. 7. Ha dimostrato che pure le case non sono impeccabili nei contratti e non sono furbissime, e questo chi comprerà la MotoGP lo deve sapere e lo dovrà sistemare come faccenda. 8. Ha tirato in mezzo Honda, che ha dovuto dire che non vuole creare problemi per le altre factory e quindi l'ha fatta comunque esporre, e comunque Honda lo prenderà solo se è libero. La stessa Honda che secondo me adesso ci penserà un pochino, perché ha avuto Marquez recentemente che pur andandosene ha dimostrato uno spessore diverso, ha rinunciato a 100 milioni, ha lasciato tanto affetto, si sono lasciati piangendo. Martini invece ha dimostrato che tutto quello che sta facendo lo sta facendo solo per soldi. E aggiungo che nonostante tutti i segnali, tutte le avvisaglie, tutti gli avvertimenti, sia Valera che Martin si sono comportati malissimo negli ultimi mesi e hanno messo in piedi l'unica cosa che non dovevano mettere in piedi in MotoGP in un periodo come questo, cioè una soap opera del cazzo. Ok? Acosta, stessa cosa, però in piccolo. Anche lui ha provato a liberarsi. Lui che un po' di ragione ce l'aveva, si è trovato in un casino gigante, forse comunque Pedro in qualche maniera si libererà, si è comportato meglio, la sua situazione non lo vede colpevole, non è un ingordo sicuramente, forse dovrà mollare qualcosa, comunque decideranno forse altri, forse dovrà aspettare un po', si presume, però comunque la situazione. Però la verità è che lasciate stare noi che siamo tifosi e ci interessano comunque le gare, non è che guardiamo le altre cose. Però da fuori, chi fa business, Liberty Media, fondi di investimento, sponsor, secondo voi come la vede la MotoGP dopo una situazione del genere? Come un ambiente un po' traballante in cui si fanno contratti a cazzo, perdonatemi, e deve intervenire sempre il grande capo per riportare tutti alla ragione, ed è un peccato perché questa cosa non è vera. Cioè, perché a parte alcuni problemi che rimangono, la MotoGP ha fatto di tutto, ha fatto moltissimo per migliorarsi. Io ho intervistato Carmelo Espeleta 2 volte e anche Gregorio Laviglia, che sono i 2 riferimenti di MotoGP e Superbike. Uno può anche non essere d'accordo al 100%, però non può negare che ci sia una visione, un progetto. Questi qua ce l'hanno. Poi certe cose non vanno bene, non è che possiamo essere d'accordo su tutto, certe cose si guardano i soldi, va bene, però il progetto c'è. Quindi di chi è la colpa di questa situazione? Perché che non si aggiusterà mai? Perché sia Martin che Acosta hanno distrutto, e poi a seguire tutti gli altri, i manager, tutti gli altri buffoni, hanno distrutto per sempre il rapporto con le case, l'organizzatore e in un caso anche i tifosi.
Ok, di chi è la colpa? Allora, i piloti sono bravissimi, però di furbi, veramente furbi, io ne conosco 2 che corrono attualmente e altri 2/3 che adesso non corrono più. Ma non so, cioè, in tutta la storia del motociclismo forse ex piloti furbi 4 ne conto, e di cui più 2 che corrono attualmente. Il resto non mi sembrano dei geni, altrimenti non farebbero i piloti, non me ne vogliono, io glielo dico sempre. È dai manager che io mi aspetterei qualcosa in più. E invece abbiamo visto che la maggior parte è gente che sgomita, cioè la MotoGP è come un presepe, c'è la Sacra Famiglia con 3 persone che sono i piloti che corrono, i re magi che sono quelli che portano i soldi e tutti gli altri sono dei figuranti che li puoi anche togliere, fai il presepe minimal e il concetto ce l'hai lo stesso. Perché abbiamo visto che ultimamente parecchi spostamenti sono stati motivati più da prendersi un ingaggio in percentuale che dal benessere degli atleti, poi questa cosa di far partire il mercato prima, di lanciare messaggi, di andare a fare i buffoni nelle trasmissioni in cui si fa chiaramente capire che non si sa niente di mercato, di finanza, di business, di situazioni delle factory, e ne salvo uno di questi manager. Gli altri sono tutti degli improvvisati che non sanno nulla, che vanno solo a fare figure di merda loro e i loro piloti. Per pochi dollari in più mandi un pilota a fare casino, metti in ginocchio un team, mandi un pilota dove non dovevi mandarlo. Tanto poi lo fai svincolare, fai altri articoli, altro flame, e il prezzo lo pagano loro, i tifosi, le case, l'ambiente circostante. Cioè, praticamente è come sputare nel piatto in cui si mangia di fatto, ok? Ma anche tu, Mr. Helmet, critichi, parli male, tiri fuori i problemi. Okay, ma una cosa è fare critica, sollevare i problemi, proporre soluzioni, altra cosa è fare casino e mandare avanti gli altri per fare 2 spicci facendo finta che invece ti interessino. Ve lo dico io cosa succede. In sintesi, nella situazione di Martin Costa, non è importante quale soluzione si prenderà e con chi correranno i 2, veramente non lo è. Credetemi, non cambierà nulla, perché nessuna soluzione sarà una soluzione credibile e funzionante, perché se Martin se ne andrà le perderà l'organizzazione e la credibilità. Se Martin rimarrà sarà tutta una roba controvoglia, quindi veramente non c'è una soluzione credibile, perché ormai il danno è fatto, è troppo tardi. Questa volta però, io mi accanisco sempre, però questa volta non è colpa dell'organizzazione, ma c'è veramente troppa ingordigia, ok? Sono stato lungo, però mi serviva a spiegare un pochino. Spero che vogliate darmi una opinione su questo tema qua, perché ci tengo molto, mi fa molto piacere, ok? Ciao da Mr. Helmet.